bellissimo. Finisce qua! Finisce qua! Una Miseria. sculata finalmente in pieno recupero, una partita in cui ci siamo mangiati troppi gol, una partita difficilissima, complicatissima, molto più difficile di quello che ci si aspettava contro un avversario che era alla portata ma che ha saputo ingabbiarci. Riusciamo a portare a casa una vittoria che pesa tantissimo, perché se non vinci questa partita qua per l'obiettivo Champions League ti crei veramente tanti problemi e ti metti in una posizione difficile che rischia di incidere anche sul campionato. Per questo questi 3 punti pesano tantissimo in una partita che però, Simo, impone delle serie riflessioni. Dobbiamo parlare di diverse cose. Ci sono tanti temi dentro questa gara con tanto turnover e tante difficoltà. Sì, ecco, poi alla fine portando a casa l'1-0, chiaramente non possiamo dire va bene così, perché sono troppi i lati negativi di questa partita. A livello poi di percorso Champions e ragionando sul percorso stagionale, però sono 3 punti che pesano tanto. Tante volte abbiamo detto l'Inter non deve sbagliare le partite contro le squadre sulla carta più facili. Questa era una squadra sulla carta abbordabile da battere anche senza problemi. L'hai battuta con tanti problemi, però l'hai battuta. Quindi questa è la cosa positiva. Purtroppo da questa partita mi porto a casa i 3 punti e pochissimo altro, giusto forse la prova di un paio di singoli. Il resto è veramente male. Allora, adesso io mi rianalizzo velocemente dentro la testa la partita, Simo, e io so già che arriveranno quelli che scrivono loro hanno fatto 21 tiri o 23 o quelli che sono, loro hanno preso il palo, eccetera. Noi abbiamo giocato male con una partita noiosa anche che abbiamo fatto. Adesso c'è Arnautovic che tra l'altro rimane in panchina da solo, sconsolato, prestazione orribile di Arnautovic al di là del calcio di rigore sbagliato, ma comunque vado a vedere le occasioni da gol. Tra il calcio di rigore sbagliato di Arnautovic, la grandissima occasione di Bisek nel primo tempo, l'occasione di Zielinski clamorosa, l'occasione del gol e poi dopo un'altra clamorosa occasione che non siamo riusciti a capitalizzare prima con Lautaro e poi con Thuram. Cioè, da quello che vado a vedere, poi Sommer ha fatto forse sì e no una parata, un palo che loro hanno preso con un tiro così leggerino e nient'altro di clamoroso. Noi di occasioni alla fine ne abbiamo avute tante, avremmo potuto vincere con un risultato decisamente ampio. Però il tema è proprio qua. Questo Simo conferma che la differenza di livello tra noi e loro era molto netta, molto alta, e dovevi fare bene anche con tante alternative in campo. E invece io sono rimasto deluso da tantissimi giocatori che in questa partita si giocavano anche comunque, non dico delle loro possibilità di guadagnare campo, ma comunque delle loro loro spazio, sì, vabbè, diciamo così, comunque che si giocavano la possibilità di mettere un po' più in difficoltà Inzaghi, non lo hanno fatto. È vero che il campo era difficile, assolutamente ha creato delle complicazioni, lo hanno bagnato anche tantissimo prima della partita per renderlo ancora più scivoloso e ancora più complicato da leggere per noi che non siamo abituati a questo campo sintetico, però non può essere una giustificazione. 3 problemi secondo me, Simo, su tutto. Senza Çalhanoğlu siamo molto dipendenti da lui, perché l'uscita dal giro palla dietro è veramente complicatissima per noi e secondo me non è colpa di Barella che non può fare quel ruolo lì, ma che proprio abbiamo dei codici molto strutturati sul regista alla Çalhanoğlu lì davanti, che quando non c'è lui ci crea delle difficoltà, soprattutto, secondo problema, contro squadre che hanno capito che col 4-2-3-1 o giù di lì ci mettono in difficoltà e anche loro lo hanno fatto bene. E poi l'attacco è il reparto che fa giocare bene il resto della squadra. Taremi molto male oggi, ha fatto un bel colpo di tacco per Bisek, ha recuperato un paio di palloni, ma mi aspetto molto di più da un attaccante, che deve essere attaccante. Arnautovic non lo commento nemmeno, oggi prestazione veramente orribile, cioè se non fai, non dico la differenza, ma se non incidi nemmeno in una partita come questa, non ha senso di stare all'Inter. Non capisco perché far battere il rigore a lui, è vero che ha buone statistiche lì davanti, ok, ma Taremi ha anche molto più esperienza e mi aspettavo che potesse batterlo lui. E le fasce, mi hanno deluso entrambe le fasce, si può fare di più, soprattutto Carlos Augusto.
Sì, beh, la sintesi è corretta. Sul tema del regista io penso che oggi allora, l'assenza di Çalhanoğlu si sente sempre e si sentirà sempre, perché Çalhanoğlu è un top 5 mondiale, in quanto tale, a meno che hai in panchina uno dei top 10, in tutti gli altri casi lo senti. A maggior ragione quando la riserva o comunque diciamo l'uomo che scende in campo al posto suo non è un regista, ma è una mezzala adattata. Io son convinto che con Aslani in campo oggi avremmo fatto un pochino meglio, nonostante tutti i limiti che ha Aslani. Però Aslani è un regista, o quantomeno lavora come tale, e sicuramente avrebbe trovato un po' più di confidenza. Non per sminuire Barella chiaramente, però è una questione proprio di caratteristiche. Gli attaccanti, oggi prestazione francamente disarmante da parte di entrambi. Arnautovic purtroppo lo conosciamo, ha fatto bene con la Stella Rossa, poche altre partite, oggi malissimo, con l'aggiunta del rigore sbagliato, che quindi chiaramente lo penalizza. Poi chiaro il rigore è un po' una situazione "a parte" tra virgolette. A livello numerico, ho controllato prima, Arnautovic in carriera ha segnato 20 rigori, ne ha sbagliati 3 con stasera, Taremi ne ha segnati 58 e ne ha sbagliati 9. In rapporto più o meno siamo lì, poi chiaramente Taremi ne ha calciati molti di più. Probabilmente avrebbe dovuto calciarlo Taremi diciamo consapevole della partita per come si stava mettendo. Cioè, hai capito dopo il primo tempo che è una gara difficile e che Sì. fai fatica a sbloccarla. Vai sul sicuro, calcialo tu. E invece, per motivi a noi ignoti lo ha calciato Arnautovic che poi l'ha sbagliato, anche se non l'ha calciato neanche malissimo tra l'altro. Lautaro ne ha calciati di peggio per esempio. Però ecco, la mancanza è stata soprattutto a livello di movimenti. Io dicevo nel primo tempo quanti minuti abbiamo visto l'Inter palleggiare dietro fra i difensori e Sommer, non riuscivamo ad andare in verticale perché loro ci pressavano bene, con efficacia e con gli uomini sempre messi nel modo giusto. L'unica soluzione era andare diretta sulle punte, una cosa che quando è entrato Lautaro abbiamo fatto 10 volte nel giro di 10 minuti più o meno, e con gli altri due invece mai una volta che si riusciva a trovare questa situazione che ci avrebbe dato una mano a uscire dall'apnea, soprattutto nel primo tempo. E sugli esterni, oggi a sinistra malissimo, tutta la corsia, almeno fin quando poi non è entrato Bastoni. E sulla destra Dumfries, luci ed ombre, ma sinceramente più ombre che luci, onestamente. Ha fatto un paio di spunti, in uno ha fatto ammonire il terzino avversario, nell'altro ha saltato l'uomo, poi è stato anche parzialmente, diciamo, non aiutato da quelli che andava a servire magari col cross, però anche da lui mi aspetto ancora di più, sinceramente. Quindi è Guarda, difficile trovare, diciamo, prestazioni positivissime oggi. allora intanto segnalo il gol della vittoria comunque segnato da Thuram, nel senso che nella concitazione del finale, all'inizio della clip, non abbiamo ancora detto che segna Thuram in pieno recupero, vinciamo 1-0 contro lo Young Boys in pieno recupero. Di Dumfries mi ricordo 2 buone chiusure nel primo tempo in area di rigore, si è preso il rigore, ma il rigore non è che merito suo, cioè è stato quello che è ingenuo che lo prende e lui si è trovato lì e si è preso il fallo. Nel senso che contro un avversario di questo livello e con la sua gamba, io in questa partita me lo aspettavo dominante, e invece secondo me non, è stata una partita da 6 più, ecco, una cosa così, aiutato anche da Pavard dietro, che secondo me è stato uno dei migliori, e De Vrij ancora una volta clean sheet, mi è piaciuto anche De Vrij. Poi gli altri sui singoli, Simo? Ci siamo come valutazioni, poi faremo a parte magari una considerazione. Sì, quelli che hai detto sono i migliori secondo me. Per me a livello di quantità di errori il migliore è stato Pavard, che non ha sbagliato nulla e nel primo tempo ha recuperato diversi palloni che erano stati persi dai compagni e potevano sviluppare delle ripartenze avversarie. Lui c'è stato sempre, coi tempi e modi giusti. Anche De Vrij partita di controllo, De Vrij ero un po' preoccupato sinceramente. Prima della partita ti dicevo sono preoccupato per un giocatore a livello di campo, ed era De Vrij, perché comunque è un giocatore abbastanza pesante, che in passato ha avuto problemi, e sapendo che non c'è neanche Acerbi, perdere anche De Vrij per esempio sarebbe stato drammatico. Invece no, e comunque ha fatto un'ottima partita, e tutto sommato forse metterei proprio Dumfries più che altro perché gli altri secondo me hanno fatto male, tutti abbastanza male, mentre lui, anch'io mi aspettavo un po' di più perché comunque ha la possibilità di fare di più, però quantomeno
essendo stato coinvolto spesso, ha fatto anche delle buone cose, poteva fare, se non sbaglio, anche un assist se Zielinski non avesse sbagliato, o Taremi, non mi ricordo quale dei due ha calciato in un'occasione in cui poteva fare Taremi. meglio. Ecco, Taremi, quindi tutto sommato bene. Però ecco, uscire da questa gara con queste valutazioni non era quello che mi aspettavo, sinceramente. Comunque, tra i peggiori, secondo me, oltre a Taremi, Arnautovic soprattutto in assoluto, Carlos Augusto non mi è piaciuto, forse un po' condizionato anche dai problemi fisici. Mi è piaciuto molto lo scambio tra Bissek e Carlos Augusto costante a sinistra, cosa che spesso avviene anche a destra. Poi quando si è fatto male Carlos Augusto lo si è visto meno. È chiaro che i cambi, chi è entrato a gara in corso ha fatto veramente la differenza. Si è visto comunque Lautaro Martinez, per me ha fatto una partita dove si vede che è a un altro livello. Zielinski mi ha deluso molto. Zielinski mi ha deluso veramente tanto. L'ingresso in campo di Zielinski ha azzeccato un pallone, se non sbaglio, tra tutti quelli che ha giocato, e poi c'ha avuto un'occasione gigantesca per vincerla. Mi è piaciuto Bissek lì in questa modalità di cambio ruolo, giustamente giocando da terzo, che è il suo ruolo, ha la possibilità di prendere più campo e di far bene. E poi ha avuto lì quell'occasione da gol. Francamente non mi sento di criticare Bissek per quel gol non segnato, perché lì si è trovato il portiere già molto vicino. Lo promuovo invece per il grande lavoro che ha fatto per arrivare lì e l'ottimo colpo di tacco di Taremi. Io, Simo, però chiudo con quella che è la nota più positiva di tutte, nel senso che noi adesso siamo presi da una partita che per 90 minuti è stata difficile, complicata e problematica e anche un po' deludente, quindi c'è un po' quella coda di delusione lì, però poi mi dico anche: abbiamo vinto in Champions League una partita sporchissima, e questa secondo me è la principale notizia che ci dobbiamo portare a casa, che vale i 7 punti fin qua, significa portarsi in zona. Adesso dovremmo essere al 7° posto, ma la classifica fin qui conta veramente poco. Forse dovevi fare qualche gol in più, perché contro questi avversari qua devi migliorare la differenza reti, però siamo in piena scia su quelli che secondo me erano i risultati che l'Inter aveva preventivato di fare in Champions League, per gestire al meglio poi anche il campionato. La brutta nota è l'ennesimo infortunio, quello di Carlos Augusto, sperando che non ci siano ulteriori acciacchi dopo questa gara. Esatto, perché poi Carlos Augusto è uscito molto dolorante. Io ho paura che sia un problema serio a livello muscolare. Mi ha ricordato un po' la reazione che ebbe Arnautovic a Empoli l'anno scorso, quando si fece male, alla fine è stato fuori ben più di un mese. E quindi speriamo di no, perché siamo corti. A sinistra c'è solo Di Marco adesso, a meno che non ci adatti Darmiano o Buchanan quando sarà a disposizione. Sì, no, alla fine chiaramente, ripeto, la prestazione è negativa. Cosa dobbiamo fare a bocce ferme a gara finita? Mi porto a casa i 3 punti, cioè non è che li lascio lì perché no, ho giocato male, te li lascio, me li porto a casa. No, no. Quando altre squadre vincono così, come diciamo sempre, si dice il cuore, la motivazione. L'Inter spesso vince giocando bene, oggi ha vinto non giocando bene. Certo, la differenza reti pesa, sicuro, però la differenza reti nel calcio è una cosa in più rispetto al risultato. Cioè partiamo col risultato. Oggi era una gara in cui rischiamo seriamente di lasciare punti e sarebbe stato drammatico, perché poi adesso hai Arsenal, Lipsia e Bayer Leverkusen di fila, l'Arsenal prima del Napoli tra l'altro, quindi oggi non potevi sbagliare. Chiaro che tutti avremmo voluto vincere in maniera migliore, però portiamoci a casa questi 3 punti e vediamo se con la Juve domenica, che sarà una gara molto delicata, ritorneremo a vedere un Inter un po' migliore, ma con i titolari in campo chiaramente mi aspetto che qualcosa cambi. Però oggi le scelte erano queste da fare, anche a posteriori, anche a gara finita in questo modo. Io condivido le scelte di Inzaghi, non si può fare 60 partite con tutti i titolari, questo deve essere chiaro. No, e poi anche i giocatori devono essere responsabilizzati, nel senso che Esatto. contro avversari che valgono 1/10 dell'Inter, a livello proprio di valutazione di mercato, è chiaro che devi fare di più. Che poi io più ci ripenso, comunque, Simo, cioè loro hanno fatto tantissimo volume, ma poi le vere occasioni le ha avute l'Inter. Quindi adesso non ho il dato degli expected goal, ma l'Inter ha creato nettamente occasioni migliori
e più pericolose. Quindi ecco, il tema vero è quello che diciamo sempre, e cioè la mancanza di precisione sotto porta e che abbiamo bisogno di creare tanto anche noi per poter segnare. Ringrazio il nostro Luca Bons per i 16 mesi di abbonamento con noi. Pazza Inter, fammi impazzire, e ci ha fatto impazzire anche oggi su un campo dove, lo ricordavamo prima della partita, comunque Juventus, Napoli, Udinese hanno perso o hanno portato a casa pochissimi punti. Anche il Manchester United è passato una serataccia. Cavolo che fatica meritata, però meno male, scrive EC, grazie di cuore per il grandissimo supporto. Franco Marelli, è importante aver vinto questa partita sporca, grande Thuram, ora testa la Juve, grazie Franco. Simo con un Thuram che ancora una volta si conferma in questa sua versione più centravanti. Ecco, expected goal 3,3 noi, 0,94 loro. Ecco, grazie il nostro Nico. Dai, era evidente. Sì, ma infatti già nel primo tempo l'abbiamo detto, tolta loro hanno fatto 14-15 tiri di veri pericolosi, forse uno che Pavard salva anticipando Sommer, che però c'era. L'occasione più importante è stata quella di Bissek che ha sbagliato davanti alla porta. E alla fine l'Inter è quella che ha avuto, seppur poche, le occasioni più nitide. Tra l'altro, tra parentesi, domenica affrontiamo la Juve che perde in casa con lo Stoccarda e perde prendendo gol al 92esimo dopo una partita in cui forse ne avrebbe meritati 3 da subire, intendo dire. Quindi non è che loro arrivano col vento in poppa, cioè alla fine è stata una settimana complicata. L'Atalanta pure è stata fermata dal Celtic, il Bologna ha perso, il Milan ha vinto e l'Inter ha vinto. Quindi a sto punto portiamoci a casa i 3 punti e vediamo cosa succede domenica. Chiudiamo qui la clip, poi a parte faremo le nostre valutazioni più approfondite e nel club di Passione Inter prosegue la discussione con le pagelle e non solo. Quindi www.passioneinter.club, vi aspettiamo lì, ricordandovi di iscrivervi, visto che siamo arrivati a quota 70.000. Grazie a tutti voi, adesso ripartiamo per altri traguardi.